Esiste un uomo di colore che ha cambiato la storia della comicità. Le sue origini sono avvolte dal mistero. Uno schiavo che è diventato leggenda. Lui è sconosciuto al pubblico di oggi, ma ogni comico dovrebbe dare onore al suo contributo. Chi è? Allora scoprilo con me e tuffati nel mio mondo. Ciao, io sono Dandy Danno e faccio il comico visuale. In questo canale ti parlo della comicità, dei suoi personaggi e delle storie incredibili che girano attorno a questi divi. Se ti interessa la comicità, anche da parte di chi la fa, o vuoi solamente conoscere di più, allora puoi seguire i nostri webinar e trovare quello giusto per te. Vai a visitare il nostro canale. Oggi ti parlo di un comico di colore che è passato alla storia, ma il suo nome e le sue origini sono avvolte nel mistero. Il suo nome era Chocolat, sì, il grandissimo clown dimenticato ai giorni nostri. Secondo il suo certificato di morte, il suo nome era Rafael Padilla e avrebbe dovuto avere 49 anni quando morì nel 1917. E lo stesso Chocolat ha sempre dichiarato di non avere alcun documento legale relativo alla sua identità. Rafael è nato da uno schiavo africano a La Habana, Cuba, intorno al 1868 ed è stato adottato da un altro schiavo prima di essere comprato da bambino da Signor Castagno, un ricco mercante delle Antille che aveva una stazione commerciale a Bilbao in Spagna, dove Castagno mise Rafael ai lavori come servo. Rafael un giorno riuscì a fuggire e fece lavori umili a Bilbao, da facchino a minatore. Nel tempo libero eseguiva esercizi di forza o ballava nei caffè locali per poche pesetas. Ma il suo destino era un altro e un giorno il clown Tony Grice, intorno al 1884, lo vide. C'era qualcosa di Rafael che attirò la sua attenzione. Era divertente e quindi esotico, aveva una buona fisicità ed era giovane. Sì, infatti Rafael aveva forse 16 anni all'epoca. Tony Grice, che allora era una delle star del Circo Price di Madrid, offrì a Rafael un lavoro come apprendista, assistente, in cambio di vitto e alloggio e un piccolo stipendio. Rafael accettò e si unì a Tony Grice e al suo partner portoghese Tonito, un altro che sarebbe diventato il talentuoso clown Tonito. Fu subito soprannominato Chocolat, un insulto comunque razziale che sembrava innocente, ma divertiva il pubblico in quei tempi coloniali. Chocolat fece il suo debutto parigino al nuovissimo Nouveau Cirque con Tony Grice nel 1886. Grice eseguiva uno sketch per il quale era diventato famoso, una parodia del Maître de Ménage, il direttore equestre o il direttore del circo, in cui Chocolat e Tonito animavano un cavallo di tela. Così il leggendario Chocolat fece la sua prima apparizione nella capitale francese con le zampe posteriori, cioè il sedere del finto cavallo. Rafael Chocolat non era solo l'apprendista e assistente di Tony Grice, era anche il suo servitore nella vita. Ma anche qui il destino cambiò marcia alla vita di Chocolat. Durante i festeggiamenti del battesimo del figlio di Tony Grice, Chocolat versò una casseruola sul vestito nuovo della signora Grice. Grice, furioso, licenziò Rafael sul posto. Fotì, che era un ospite al banchetto, pensava che la reazione di Chocolat alla sua disgrazia era troppo divertente, come tutto il resto del goffo Chocolat. Chocolat era un comico naturale e Fotì, che vedeva in lui del potenziale, andò a trovare Raoul Donval, il regista del Nouveau Cirque, e lo convinse ad assumere Chocolat indipendentemente da Tony Grice, cosa che consentì. Chocolat si dimostrò davvero un eccellente, anche se indisciplinato, Augusto, e fu spalla non solo a Fotì, ma anche Geronimo Medrano, che era stato assunto dal Nouveau Cirque nel 1887. Chocolat diventò subito popolare. Oltre al suo ruolo di Augusto per vari clown, è apparso nelle comiche sull'acqua che distinsero il Nouveau Cirque dalla concorrenza. Sì, il Nouveau Cirque fu il primissimo edificio del circo dotato di un anello che poteva affondare e far aprire una vasca d'acqua, una straordinaria novità tecnica all'epoca.
Io ho lavorato in una struttura come il leggendario Florilegio, dove appunto esisteva una piattaforma del genere. La struttura calava dentro ad una vasca e tu rimanevi a pelo d'acqua. Certo, ora è tecnologica, ma ti lascia spazio per fare tantissime gag e improvvisare in maniera davvero creativa. Pensa alla fine del 1800 che impatto poteva avere. Già nel 1887 Chocolat era l'eroe di questo grande spettacolo. Grande successo che fu costruito attorno al suo personaggio, la Noce de Chocolat, riproposto più volte nel corso degli anni. In questa gag gli sposi, Chocolat e una compagna, e i loro ospiti alla fine finivano in acqua. O finali inevitabili in tale commedie. E come spesso accade, la casualità ha anche definito il personaggio di Chocolat. Tra i dandy parigini, la moda del tempo era quella di indossare non solo il cappello a cilindro e un frac a code alle feste, ma anche culotte, pantaloni, alla francese nere con collan neri. Cioè, indossare un frac rosso era considerato particolarmente chic. Fuori dal palco, Chocolat era diventato un uomo di città. Aveva molti amici tra artisti e bohemien parigini, tra cui Toulouse-Lautrec, e partecipava attivamente all'attività notturna parigina. Un giorno andò al circo in pieno costume alla mode, con il cappello a cilindro, codre rosse, cravatta bianca, calzoni e calzamaglia. Tutti pensavano che il suo abbigliamento alla moda sembrava piuttosto sciocco, appariva però particolarmente divertente su di lui. Il costume entrò a far parte dell'immagine di Chocolat e tale rimase anche dopo che la moda era passata. In quel periodo Fauty fece di Chocolat il suo partner. Ha seguito l'esempio del clown Bianco e del clown Auguste di grande successo di Pierantoni e Saltamontes. C'era però una differenza tra loro e il duo Fauty e Chocolat. Pierantoni e Saltamontes avevano sulla pista un rapporto complice, piuttosto fraterno, quasi come due fratelli. Quella di Fauty e Chocolat era delineata in modo più marcato. Fauty appariva come il personaggio dominante e prepotente, Chocolat come la sua vittima. Tale equilibrio, all'epoca, era la persona di colore doveva essere sottomesso al suo maestro bianco, intellettualmente superiore. Molto è stato detto del rapporto tra Fauty e Chocolat, da storici e studiosi del circo, in cui Fauty sarebbe stato costantemente prepotente e persino picchiava il povero Chocolat. Se è vero che Fauty era prepotente dentro e fuori dalla pista, i documenti filmati, fortunatamente sopravvissuti, non mostrano Chocolat come una vittima passiva. Spesso capovolgeva la situazione a suo vantaggio, mettendo in ridicolo Fauty. Ed è qui che il duo faceva ridere. L'Augusto provoca la risata, prendendo in giro l'autorità, che sia quella del direttore di circo, il clown o l'autorità di qualsiasi altro. Tuttavia, il clown bianco creava un divario tra lui e gli spettatori. È Fauty che ha davvero iniziato il clown europeo su una nuova strada, una nuova via. La particolarità sarebbe stata imitata da un numero sempre più crescente di coppie clown-Augusto. Quando si lavora in gruppo, i clown spesso si affidavano a un repertorio di gag che provenivano dai lazzi delle fiere o erano situazioni prese in prestito dalla commedia dell'arte, alcune delle quali risalenti al Medioevo e oltre. Non era stato scritto nulla, ma la loro improvvisazione doveva rimanere più o meno entro i confini di una trama sottile. Fauty tuttavia aveva un problema: Chocolat era una mina vagante. Graziano lo sa bene. Perché aveva pochissima autodisciplina sulla pista. Le sue improvvisazioni dovevano essere frenate per evitare che si perdesse e non fosse in grado di ritrovare la strada per tornare nella trama. Quanto mi rivedo. Per evitarlo, il suo partner, chiunque fosse, doveva essere un leader forte, ma anche un rapido improvvisatore in grado di tornare rapidamente alla linea d'azione originale. Per risolvere questo problema ha creato dei pattern più rigidi per il repertorio che lui e Chocolat usavano, definendo meglio le trame e le situazioni comiche. Così Fauty e Chocolat svilupparono un repertorio finemente affinato di quelli che sarebbero stati chiamati antipasti o clown in tre. Le entrate sarebbero state costantemente riadattate nel corso degli anni. Fauty e Chocolat sono stati infatti i pionieri di questa evoluzione. Sono stati senza dubbio i protagonisti del Nouveau Cirque. Nel 1907 un noto scrittore scrisse le memorie di Fauty e Chocolat. Nonostante ciò, Fauty e Chocolat avevano
cominciato ad allontanarsi con l'arrivo del nuovo secolo. Foti voleva lavorare con i suoi figli, vedeva in loro i suoi eredi, ma come spesso accade, nessuno di loro ha avuto successo. Nel 1902 Foti era un presentatore nella prima rivista presentata dal Folies Bergère, il presagio che avrebbe reso quel teatro parigino famoso in tutto il mondo. Ho fatto un video qui che ti racconta la sua storia, lo trovi qui. Foti e Chocolat sono tornati a Nouveau Cirque a intervalli regolari, nonostante diversi cambi di gestione. Il loro potere da star non era svanito, ma non formavano più una squadra permanente, sebbene si esibissero ancora insieme di tanto in tanto. Nel settembre del 1910 Foti e Chocolat erano al Cirque de Paris, dove Foti aveva portato i suoi figli. Sui manifesti Chocolat appariva dietro di loro. Poi Foti è andato in tournée con i suoi figli e il suo circo, e Chocolat, senza Foti, con il quale era comunque rimasto in buoni rapporti, aveva difficoltà a trovare lavoro. Nonostante tutta la sua straordinaria fama e il suo immenso talento, Chocolat non era versatile come Foti e, non avendo mai ricevuto un'istruzione, non aveva capacità imprenditoriali. La sua carriera dopo il Nouveau Cirque è stato più una lotta per la sopravvivenza che altro. Accettava tutto ciò che gli veniva incontro, purché si riuscisse a coprire i suoi bisogni familiari di base. Per un po', suo figlio Eugène ha collaborato con lui come clown, ma il loro duo non ha avuto successo. Come Foti, Chocolat era diventato un alcolizzato. Domenica 4 novembre del 1917 alle ore 10:30, Chocolat morì improvvisamente nella sua camera d'albergo. Toulouse-Lautrec aveva realizzato diversi schizzi, disegni, dipinti di Chocolat e alcuni di Foti, se anche per questo. Colette lo ha menzionato nel suo celebre romanzo Gigi. I fratelli Lumière lo hanno filmato con Foti in alcuni dei primi film mai realizzati. La sua immagine è usata anche in caricature, nei cartoni animati, ed è stato persino immortalato in un'espressione popolare francese. E tre Chocolat, che significa essere contrastato o sventato. Eppure la sua morte non fece notizia. Fu sepolto nella sezione riservata agli indigenti, i bisognosi, nel cimitero protestante di Bordeaux. Ma addirittura hanno fatto un'opera teatrale con lo stesso titolo. E infine di un film su di lui, Chocolat del 2016, diretto da Zem, con Omar Sy nel ruolo di Chocolat e James Thierry nei panni di Foti. Sì, il nipote di Charlie Chaplin. E sono ancora tanti i francesi che si trovano in un momento o un altro a dire complètement Chocolat. È stato davvero un grande Chocolat. Non ce lo dobbiamo dimenticare e soprattutto bisogna riconoscere la sua grande impronta nella comicità. Sicuramente anche grazie a Foti, ma quell'uomo di colore aveva veramente una marcia in più. Spero il video ti sia piaciuto. Non fermarti ora però. Ti chiedo di supportarmi. YouTube guarda molto le interazioni e come creator ti chiedo di mettere un like al video se ti è piaciuto, ma anche se non ti è piaciuto. È l'unica maniera per sapere se quello che faccio è piacevole o meno. Un abbraccio forte e lascia il tuo commento. Ciao!